Ciao a tutti, in questa lezione vi voglio parlare di 5 tipologie di arrotondamenti che probabilmente molti di voi pensano non siano fattibili con Creo Parametric. In realtà vi sbagliate. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Tra questi 5, un arrotondamento sicuramente difficile da immaginare come fattibile è proprio la situazione che vedete all'interno di questo modello, ovvero una situazione in cui abbiamo 8 spigoli che vediamo qui, che sto cercando di evidenziarvi con il mouse, che convergono su un unico punto che sarebbe questo. Di questi 8 spigoli, 3 sono convessi e i restanti 5 sono concavi. Quindi questo e questo sono convessi, ma abbiamo questo e questo sono concavi. Andiamo a vedere se con Creo Parametric siamo in grado di arrotondare questi spigoli. Attiviamo il comando arrotondamento e selezioniamo con il CTRL questi spigoli, in modo che venga assegnato a tutti lo stesso arrotondamento con lo stesso raggio. Noterete che appunto selezionando questi 8 spigoli comunque Creo è in grado di fare questo arrotondamento pur aumentando il valore del raggio in maniera consistente. A questo punto confermiamo proprio per verificare la fattibilità di questo arrotondamento, nonostante la complessità di questa geometria che viene creata nel punto di convergenza. Altra situazione che potrebbe essere non realizzabile è la possibilità di fare, e adesso ve lo mostro, un arrotondamento variabile su questo spigolo. Inizialmente è un arrotondamento ancora costante, ma posso fare tasto destro, aggiungi raggio, aumento un po' questo valore, mentre questo lo porto a 0. E questa è una situazione che si può pensare che non sia fattibile, ovvero un raggio variabile che arriva da un valore maggiore di 0 a un valore pari a 0, come in questa situazione. Se io confermo, Creo Parametric in realtà ci consente di fare un arrotondamento di questo tipo. Passiamo ad un'altra situazione, sempre sfruttando questo modello, ovvero andare a fare un arrotondamento su uno spigolo che appartiene a un percorso tangente e ovviamente Creo Parametric, come già sapete dalle mie precedenti lezioni, va a creare un arrotondamento che corre su tutto il percorso tangente, quindi che arriva fino a questo punto. Però se vogliamo possiamo decidere di interrompere il percorso, di fare in modo che quindi l'arrotondamento utilizzi soltanto una porzione del percorso. Per fare ciò è sufficiente cliccare su Pezzi, cliccare qui e delle due maniglie bianche che ci vengono mostrate trascinarne una per fargli capire qual è la zona che vogliamo escludere dall'arrotondamento e quindi trascinare il pallino immediatamente nel punto iniziale di quella zona che noi vogliamo escludere. Noterete che Creo Parametric è in grado di arrotondare questa prima porzione del percorso tangente. Confermiamo e quindi vediamo anche quello che è il risultato. Passiamo poi a un successivo esempio, un modello in cui abbiamo questa situazione e abbiamo questi due spigoli che non sono paralleli. Anche qui possiamo fare un arrotondamento che si pensa non sia fattibile con un CAD tridimensionale, ovvero un arrotondamento completo tra questi due spigoli. Proviamo ad andare a fare questo tipo di arrotondamento, quindi arrotondamento, selezioniamo con il CTRL i due spigoli, poi tenendo premuto il tasto destro possiamo o cliccare qua su arrotondamento completo, oppure stessa cosa, cliccare qua su Full Round. Clicchiamo su Full Round e lui è in grado di creare un arrotondamento completo tra i due spigoli che non sono paralleli e quindi sarà un arrotondamento variabile completo. E anche qui confermiamo per verificare la fattibilità di questa geometria. Passiamo all'ultimo arrotondamento, di cui in realtà ho preparato due esempi abbastanza significativi, ovvero la possibilità di creare un arrotondamento tra due volumi che non si toccano e non si intersecano, come in questa situazione in cui abbiamo questi due cilindri incrociati che però non hanno né un punto di contatto né comunque un volume di intersezione. Proviamo immediatamente a fare un arrotondamento, clicchiamo sul comando arrotondamento e selezioniamo semplicemente, in questo caso non gli spigoli ma le superfici, con il CTRL. E noteremo che in realtà Creo Parametric è in grado di mettere una sorta di cordone che crea un arrotondamento tra le due geometrie che abbiamo selezionato con la capacità di variare il valore di raggio. Confermiamo e noteremo che ha creato questa geometria. Passiamo adesso all'ultimo esempio, sempre di una situazione simile a questa, ovvero
questo tipo di geometria in cui abbiamo un cilindro ed una sfera che anche qui non hanno né un punto di contatto né un volume di intersezione, ma sono due volumi ben distinti. Proviamo a fare la stessa cosa, arrotondamento, selezioniamo questa superficie e poi con il control la superficie della sfera e noteremo che anche qui Creo Parametric è in grado di mettere un arrotondamento che congiunge i due volumi. Ok, questo è ciò di cui volevo parlare, direi che vi ho detto tutto e quindi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!